Sono trascorsi 3 giorni dalla colata della resina epossidica ed è perfettamente catalizzata. Perciò procedo subito a mollare i morsetti, svitare le 2 fasce laterali e rimuovere finalmente il manufatto dalla cassaforma. È stato veramente semplice staccare il manufatto dalla cassaforma grazie all'utilizzo del nastro distaccante. Ora, prima di passare alla levigatura e successiva lucidatura, dovremmo spianare la superficie. Questo per vari motivi. Il primo tra tanti è perché la resina in fase di catalisi tende leggermente a ritirarsi, per cui andare a eliminare quei 2-3 mm semplicemente con la levigatura diventa un'impresa quasi titanica. Le possibilità per eseguire questa lavorazione sono diverse, ma nell'ambito hobbistico sono principalmente 3. La prima è quella di utilizzare una pialla a filo spessore o un pialletto elettrico. Infine, quella più efficace, secondo la mia esperienza, è quella di andare a utilizzare una fresa come questa. Per usare questa tipologia di fresa avremo bisogno di 2 cose. Prima, naturalmente, una fresatrice verticale. Poi dovremmo costruire un ponte a cui interno alloggia la fresatrice. 2 binari sul quale fare scorrere il ponte con all'interno la fresatrice. In questo modo sarà libera di compiere movimenti destra e sinistra, avanti e indietro. Regolo la fresatrice per un'espartazione di circa 2 mm di materiale e procedo a spianare il piano su entrambe le facce. Pianata tutta la superficie su entrambe le facce, quasi al 90% dei casi ci ritroveremo ancora con dei piccoli difetti del legno o della resina, come in questo caso piccoli buchetti di tarlo, insetti, crepe. Naturalmente tutti questi difetti vanno eliminati riempiendoli di resina epossidica. Prima di riempirli con la resina epossidica avremo cura di pulire gli stessi dalla polvere utilizzando aria compressa, alcol e se non bastasse aiutandoci con uno stuzzicadenti e un piccolo ago. Ora posso iniziare finalmente le fasi di sgrossatura fino alla lucidatura del piano. Procederò utilizzando in sequenza queste grane, una 100, 180, 240, 320 e 400, per poi utilizzare queste adumi 600, 800, 1000, 1500, 2000, 3000 e 4000. Per ottenere una finitura a specchio levigheremo il nostro manufatto fino alla 4000, ma se volessimo ottenere una finitura di tipo satinata potremmo fermarci tranquillamente a una 1500, massimo 2000.
Viene levigato il piano prima della lucidatura finale e passo a proteggere il legno utilizzando un semplice olio. Applico l'olio con un panno di cotone seguendo la venatura del legno. La scheda tecnica del prodotto indica di lasciare asciugare per 12 ore e ripassare con un panno asciutto e pulito per rimuovere gli eccessi del prodotto non assorbito. Inoltre indica come essiccazione completa 24 ore. Solo allora potremo procedere con la lucidatura finale. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the